Nel frattempo lui si era rifatto una vita, ma un giorno come tanti qualcosa scoppiò nel cuore di Aurora. Non poté più nascondere neppure a se stessa ciò che avrebbe voluto tacere per sempre. I suoi sogni, i suoi pensieri, i suoi desideri, tutto riconduceva ad un'unica via, ad un unico uomo, Leonardo. C'erano voluti 11 anni affinché se ne rendesse conto, affinché potesse accettare ciò che aveva dentro, affinché capisse che non avrebbe mai potuto cambiare le cose, che doveva riprendere esattamente dal punto in cui aveva interrotto. Andò su Facebook, digitò il suo nome, cercò informazioni su di lui, moriva dalla voglia di sapere tutto sulla sua vita. Prese coraggio, trovò il suo numero e gli scrisse un messaggio su WhatsApp. Ora contava solo ciò che sentiva, non contava nient'altro. E se lui avesse risposto a quel messaggio, lei cosa avrebbe provato? Il solo pensiero la intrigava. La mattina successiva lui le mandò il buongiorno. Già solo il fatto che lui le avesse scritto la eccitava. La verità era che quel messaggio cambiò totalmente la sua giornata. Respirò una nuova aria e improvvisamente sentì che poteva finalmente ricominciare a vivere. Stamani mi è successa una cosa strana che mi ha restituito il sorriso. Era un'emozione forte, così forte, molto forte, non so spiegarla, ma ha attraversato tutto il mio corpo. In un attimo ero in balia della sua calda morsa. Non mi lasciava più andare ed io mi adagiavo in essa. Un'onda di elettricità, qualcosa di magnetico, lo sentivo, mi ha attraversato del tutto. I miei sensi vibravano sulle note di un'emozione proibita. Un sentimento da imbavagliare nell'anima, da recludere e non far fuggire dalle sbarre della mente, dalla prigione dei sensi. Essere liberi di essere, di vivere sulla linea di confine della follia, quella dolce follia, non è mai un errore. Ogni cosa accade per una ragione, ogni cosa possiede un senso nascosto, ogni cosa accade per farci scoprire una parte di noi che non conoscevamo. Accade sempre qualcosa che crea una crepa e la luce riesce ad entrare. La verità riesce ad emergere e noi riusciamo per davvero ad abbracciare ciò che più temiamo. Non capivo cosa mi stesse accadendo. Una tempesta era in atto dentro di me. Il desiderio si impossessava della mia mente, senza una ragione. Sapevo solo che qualcosa come un magnete spingeva il mio corpo verso il suo. Improvvisamente avrei voluto sdraiarmi e fissare il tramonto in riva al mare. Sentivo che il suo sguardo avrebbe potuto sciogliermi. Temevo e bramavo quel suo bacio, perché sapevo di non avere scampo. Il mio interno tremava come una foglia incredula e innocente. Avevo paura di quell'emozione devastante che cresceva attimo dopo attimo dentro di me. Paura di ciò che poteva essere, paura di ciò che realmente desideravo. Nel tempo tutto continuava a somigliare a lui. Non vedevo l'ora di rivederlo e mi chiedevo chissà cosa capirà di me dal modo in cui il mio sguardo si poserà sul suo. Con lui non ho paura, ma solo desiderio di mostrarmi per come sono, di mettermi a nudo nel corpo e nella mente. Di notte, quando sale la luna, continuo a pensarlo con intensità, con profonda passione. Invoco il suo nome sottovoce, gli sussurro: ti voglio. Il mio dentro ha fame di lui. Con lui sono pronta ad andare oltre, a superare quel confine che ad altri ho tenuto segreto. È che lui ha qualcosa in quel suo sguardo che mi prende dentro. All'inizio non volevo capire quanto di lui mi importasse, però il mio inconscio parlava. Più cercavo di metterlo a tacere, più urlava e prepotente mi parlava di lui. Tutto, ogni cosa mi parlava di lui. Non credevo fosse possibile. Guardavo la mia immagine nello specchio e vedevo il riflesso di una me diversa, di una donna matura, una donna che sognava il tramonto abbracciata a quell'uomo misterioso e travolgente che la consumava, divorandola di passione, una donna che sapeva cosa desiderare oltre ogni cosa, oltre ogni confine. Aurora aspettava quell'incontro da una vita,
quell'incontro dove c'erano soltanto lui e lei. Ora le loro strade si erano incrociate di nuovo. Lei non riusciva più ad aspettare, eppure non c'era altra via che l'attesa. Era molto emozionata quella mattina quando lui decise di farle una sorpresa e andò a salutarla in riva al mare. Ma il tempo era breve. Gli impegni della giornata riecheggiavano nelle orecchie, nel vento. Una carezza, 2, 3. Lei era come immobile, attendeva un suo bacio da una vita. Ma non era ancora tempo. Non riusciva ancora a rivelargli le sue emozioni. Al tocco di quella mano, la sua mano, lei sentì muoversi un mondo dentro di sé. Il desiderio era un fremito che cresceva. Non sarebbe mai voluta scendere da quell'auto. Sarebbe voluta restare accanto a lui, stretta nelle sue mani che emanavano tepore e calore. Anelava un suo bacio più di qualsiasi altra cosa. Desiderava quell'uomo dentro di sé e nient'altro. Stringeva quella mano al suo petto, quella stessa mano che lui pochi attimi prima aveva sfiorato, quella mano che lui le aveva appena accarezzato. E in un attimo una valanga di brividi la assalì. Voleva che lui continuasse, che non smettesse mai di farle vibrare le corde dei sensi in quel modo così sublime. E chissà se presto sarebbe arrivato quel bacio, il suo bacio, quello al quale il suo cuore ambiva tanto ardentemente. Il desiderio che nutriva per lui era grande, molto grande, così grande che il suo cuore iniziava a palpitare così forte, mentre lo attendeva alla fermata dell'autobus su quel lembo di strada. Desiderava ancora quelle mani sul suo corpo, ancora e ancora, fino all'infinito. Si chiedeva quale sapore avessero quelle labbra, la sua tentazione più grande. Ma il tempo era scaduto, almeno per quel giorno. La verità che è dentro di noi alla fine viene sempre in superficie e tu sei il segreto che non potevo più nascondere a me stessa. Ricordo ogni parola che ci siamo detti fin dal principio, sì, ogni singola parola. Dal primo incontro d'oggi. Ricordo che quella volta tu mi chiedesti di venire a casa tua per musicare le poesie di cui ti avevo parlato. Ma in quel preciso istante io ebbi paura di ciò che poteva accadere. Perché dentro di me già sapevo ogni cosa, anche se volevo chiudere gli occhi di fronte a me stessa per paura di quanto era forte ciò che sentivo. Mi domandasti se io avrei mai potuto innamorarmi di te. Quella volta io sorrisi e non risposi, ma da quel giorno non ho fatto altro che inventare storie in cui c'eri tu in sottofondo, in cui io ero la protagonista, storie in cui accettavo il tuo invito e succedeva quel qualcosa di magico. In ogni uomo che incontravo rivedevo te, i tuoi movimenti, perché la verità era che io ho sempre voluto te. Guardando negli occhi Leonardo, Aurora gli aveva rivelato ogni cosa. Lui rimase meravigliato dalle sue parole. Quel giorno lui venne a trovarla in città. Trascorsero del tempo nell'auto di lui. Aurora si vestì in modo sexy e provocante per l'incontro. Lui le consigliava di non parlare, altrimenti non si sarebbe saputo trattenere. Ma lei si agitò, si voltò, si mise di fronte a lui che iniziò ad accarezzarla sulle braccia, poi sul viso. Fu allora che lei arrossì. Lui la guardò negli occhi, scese con le mani sui suoi seni e poi